Benvenuti cari amici su Underground Sea per proporvi un primer dedicato al Legacy, scegliendo, grazie alla disponibilità del deck builder Nicola Forte, di uno degli archetipi storici del formato, che nel tempo ha saputo adattarsi ai cambiamenti e alle nuove carte, che di tanto in tanto fanno capolino nel meta. Tutto parte da una meccanica, quella Storm, croce e delizia di molti formati eterni, che ha sempre dimostrato sul campo il suo enorme potenziale, tanto da venire falcidiato in più contesti, restando però sempre disponibile in questo formato old school. Anzi, con il passare del tempo, nuove carte si sono aggiunte al potenziale di questo archetipo, rimpompandolo a tal punto da trasformarne alcuni paradigmi, come avremo modo di vedere in questa variante, che prova a ridisegnarne i confini. Questa volta vi parleremo di Sultai Hunt. Dalla base storica delle carte, in particolare Ad Nauseam e Tendrils of Agony, che danno il nome all'archetipo, si possono impostare diversi approcci per far sì che la meccanica Storm venga valorizzata al meglio. C'è però un nuovo enabler, Aive Progenitor Use, qui in 1x, che prova a riscrivere le regole di ingaggio dell'avversario, tutte le volte che protezioni dai danni o meccanismi che intralciano la chiusura principale vengono presentati dall'opponente. Un cambio di fronte notevole che porterà a delle scelte di design anche profondamente diverse dal solito, anche solo per sostenere il triplo verde nel costo di cast di questa tanto strana quanto potente creatura, che si propone come chiusura alternativa se opportunamente caricata a dovere. Se una sola creatura non può permetterci di chiudere da sola, ma grazie alla sua abilità Storm si propone come nemesi anche per gli opponenti più accorti, il piano di gioco deve puntare a un aumento importante nel numero di magie castate in un singolo turno. Avremo quindi bisogno di carte dal costo esiguo, da castare per ottenerne dei vantaggi. E cosa c'è di meglio di qualche cantrip, con 4 Brainstorm, 4 Ponder e 3 Preordain, per avere tech che all'unisono svolgono egregiamente questi compiti, senza contare che ci danno modo di cercare qualche enabler per la nostra strategia. Un altro aspetto importante è rappresentato dal mana, che deve abbondare per questa strategia, ma grazie ai 4 Cabal Ritual e ai 4 Dark Ritual possiamo averne in abbondanza, alimentando con profitto sia la Stormcam, sia la possibilità di nuovi cast proficui in sequenza. Fondamentali saranno gli strumenti per pescare nuove carte, e qui il nero ci offre il meglio, con un Ad Nauseam affiancato a un Tendrils of Agony, una carta dal grande potenziale, estrema certo, ma profittevole, quando nel momento cruciale dobbiamo puntare a chiudere in un turno esplosivo. Tutti questi pezzi devono essere trovati con certezza al momento del bisogno, e qui entra in gioco un tutore, Infernal Tutor, qui in 4x, che useremo sia per la sua seconda abilità Elbrent, utile a mano vuota, sia se vogliamo una seconda copia di una carta in mano, così da avere la giusta consistenza nell'azione. Per un piano così ardito servono protezioni adeguate, ecco perché, sempre grazie al nero, annoveriamo 2 Dures e 4 Tuxais, così da scartare, prima di avviare la nostra tempesta, le risposte che potrebbero azzoppare la nostra azione. Analogamente con 2 Veil of Summer, proviamo a zittire l'avversario di turno, che si troverà impotente di fronte a questa protezione che spegne completamente 2 colori, il blu e il nero, tipicamente forieri di carte pericolose per le nostre chiusure. Fa capolino però un'altra carta, tanto strana quanto efficace, Pero Dice Lost, in 1x, capace di rispondere a mestizie avversarie con un effetto solo in apparenza randomico, visto la nostra curva mana molto bassa, così da rimetterci in pista per generare la tempesta perfetta e chiudere di lì a poco. Se il piano principale, che punta a generare uno stone count elevato e protetto a dovere, appare chiaro, ci servono alcune carte di supporto per dare il massimo per questa strategia, molto complessa da mettere in pratica. Per questo motivo andremo a introdurre i migliori sassi a 0 del formato, con 4 Lionshine Diamond e 4 Lotus Petal, unendo l'esigenza di avere mana colorato a quella di castare molte magie in un turno, superando tutti i limiti dei colori presenti in questa particolare lista. In particolare i Lionshine Diamond sinergizzano al meglio con gli Infernal Tutor, attivando in risposta all'artefatto al cast del tutore, così da rendere fattivo il loro utilizzo, nel caso non avessimo a disposizione una delle nostre win condition a portata di mano. Per dare maggiore consistenza alle nostre chiusure ci doteremo anche di 2 Wish Clock Talisman, carta sempre ottima per cercare un pezzo chiave nel grimorio, senza alcun limite, visto che potremo aver bisogno di magie, artefatti e persino di una creatura, per chiudere nel nulla in un turno a dir poco esplosivo. Con un piano di gioco così complesso, estremo, nel quale il mana colorato è fondamentale, la mana base deve adeguarsi a partenze fulminee, unite alle esigenze di un tricolor, con tanti costi specifici da sostenere agevolmente. Per questo motivo abbiamo una serie di Dual Land, un Bayou, 2 Tropical Island e 2 Underground Sea, a darci manforte per avere a disposizione, con il nero in testa, tutto quel che ci serve soprattutto nel primo turno. Chiaramente non possono mancare le fetch, con 4 Misty Rainforest e 4 Polluted Delta, per coprire le esigenze così specifiche della lista, così da riuscire a proporre nei primi turni una delle nostre chiusure, utilizzando al meglio quello che avremo in mano in quel momento. Infine, per avere qualche chance di successo anche contro late verso le terre non base, inseriremo un'isola e una palude, così da essere certi che quel che abbiamo in campo non venga meno alla nostra fame di mana colorato, in ogni circostanza.
Con un piano di gioco così specifico è chiaro che la Cyborg si deve concentrare su tutte quelle minacce che possono inficiare le nostre possibili chiusure, anche se alcune scelte già di main volgono a risolvere una buona parte delle mestizie del formato. Per aumentare la consistenza del nostro card draw andremo a sostituire con Peer into the Abyss in 1x l'Ad Nauseam presente tra le 60, che rischia di diventare poco efficace se scendiamo troppo con i nostri preziosi punti vita. Per rimuovere in scioltezza mestizie critiche per le nostre chiusure, inseriamo 2 Abdul Decay e 2 Buseio Endurance, che possono colpire con ottimi risultati tutti quei permanenti fastidiosi che impediscono il cast di più di una magia a turno, vere nemesi per la nostra meccanica Storm. Al fine di incrementare il mana a disposizione senza patemi, aggiungiamo ben 3 Carpet of Flowers in tutti quei frangenti in cui dovremo affrontare un avversario con molte isole in campo o che attenta alla nostra mana base, dandoci una spinta ulteriore per chiudere in fretta questi matchup. Se vogliamo avere una risposta pronta contro le chiusure problematiche, avremo dalla nostra 2 Dress Down, carta che dalla sua comparsa ormai sta trovando un posto fisso in tutte le site che hanno a disposizione il blu, visto quanti bersagli papabili può spegnere l'effetto di questa carta. Contro i mazzi che propongono pali o elementi che bloccano la nostra azione, ci fa comodo inserire in questa Cyborg un Echoing Truth, così da rispondere con un'unica magia a tutti quegli effetti che possono inficiare la nostra meccanica principale, impedendoci di elevare la nostra Storm Count. Chiaramente, visto il nostro focus sullo Storm Count, non possono mancare 2 Flusterstorm, che si incastrano a perfezione con il game plan della build, così da proteggere in modo ottimale le nostre chiusure o replicare le combo del nemico, sempre in agguato. Infine, immancabili per tutte le carte strane o poco note, annoveriamo 2 Surgical Extraction, scelta ormai irrinunciabile vista anche la forte sinergia con i nostri discard effect, per colpire indistintamente mazzi a base combo o reanimator, sempre molto presenti nel meta attuale. Il percorso che ha portato Nicola Forte a costruire la sua versione di Sultai Hunt non passa certo dalla ricerca di un top tier, almeno in questo momento storico del Meta Legacy, piuttosto per l'amore verso questo tipo di meccaniche, che presentano al momento diverse incarnazioni. La sua scelta specifica nasce però da alcuni fattori, in primis dalla disponibilità di cantrip unite a una mana base che può accogliere le terre base, dandoci una maggiore solidità nell'azione verso late su questo comparto della lista, spesso presente nel meta odierno. Inoltre la possibilità di un approccio più ragionato e meno all-in, almeno rispetto alle altre versioni di questi mazzi a base Storm, permette una certa stabilità nell'azione, che ha portato, almeno per il nostro deck build, risultati sul campo migliori. Un'altra scelta di design radicale è stata quella di scegliere la base verde, per Pyre of Dice Lost, in sostituzione di quella rossa classica per Past in Flames, riducendo la instabilità della mana base e ottenendo comunque una buona resa complessiva, vista la capacità di questa nuova spell di recuperare dal cimitero molte carte utili. Questa scelta ha poi portato a sperimentare una serie di carte di supporto, oltre ad Aiv Progenitor Ruse, per approcciarsi al formato in maniera più efficace ed alternativa nelle chiusure, così da offrire diversi piani di azione per un archetipo mai banale. Insomma, un percorso per la costruzione di questo Sultai Hunt lunga e ragionata, come è normale che sia per un archetipo da inserire in un formato come il Legacy, che non può lasciare nulla al caso. Viste le specificità di questo Sultai Hunt, Nicola Forte non si è accontentato di un unico approccio alle partite, anche se alcune meccaniche giocate restano basilari per permettere alla build di funzionare al meglio. In primis bisogna sviluppare mana in abbondanza per fare in modo di tutorare e sfruttare con successo Pyro Dice Lost, pietra angolare del mazzo, in grado di recuperare quasi sempre tutte le carte appena giocate, così da rilanciare i riti e il tutore appena usati, per cercare Tendrils of Agony e chiudere. Con Ad Nauseam, avendo un numero di punti vita elevato, potremo riempirci la mano di carte utili a incrementare lo Storm Count, senza passare dal cimitero, usando in alternativa Peer into the Abyss, che dimezzando i nostri punti vita ci può dare accesso a metà del mazzo, dando benzina alla nostra chiusura, anche solo con 2 punti vita a disposizione. Fondamentali in queste prime fasi di costruzione l'utilizzo accorto dei nostri discard effect o le protezioni, per bloccare qualsiasi tentativo di opposizione al nostro piano, che pian piano, magia su magia, sta prendendo forma. A questo punto, con lo Storm Count che sale vertiginosamente, si potrà castare con successo una delle nostre chiusure, certi che ormai il nostro avversario non sarà più in grado di fermarci, in balia di una tempesta inarrestabile. Grazie ai consigli del nostro deck builder proviamo ora a comprendere come questa lista si posiziona nel Meta Legacy rispetto ai diversi archetipi che al momento bazzicano tra i tavoli da gioco. Vista la tipologia di archetipo e le scelte di design previste in questa build, possiamo sfrontare a testa alta il formato, con solo alcuni problemi dettati più da carte specifiche che da avversari nel loro complesso, soprattutto se riescono a limitare la nostra possibilità di lanciare più spell in un turno. In particolare, tutti gli archetipi che fanno largo uso di Chalice of the Void, come 8cast o gli Stompy Deck, ci possono penalizzare molto, costringendoci sulla difensiva troppo in fretta, impedendoci di avviare il nostro gameplay con profitto. Verso Dead End Taxes abbiamo un matchup più equilibrato, anche se soffriamo le loro limitazioni sul costo delle magie, ma si tratta di problemi arginabili, soprattutto con alcune scelte di Cyborg mirate per questa tipologia di mazzi specifica.
Verso gli archetipi a base blu, invece, abbiamo modo di penalizzare molto le loro risposte tipiche, lasciandoci spazio per costruire il nostro vantaggio carte necessario per sbaragliare questo tipo di mazzi, che difficilmente riusciranno a contrastare la mole di carte che riusciamo ad attivare in un solo turno. Con le scelte di design effettuate da Nicola Forte per questo Sultai Hunt, alcuni aspetti si sono rivelati complessi da attuare e richiederanno alcuni correttivi, anche alla luce di possibili test futuri che richiederanno un po' di tempo per portare i frutti sperati. La base di Ymir, a cui è stato appiccicato il verde per l'accesso ad alcune carte specifiche, ha portato qualche problema di troppo, visto che si devono poter castare con profitto in tempi ragionevoli carte con il doppio o addirittura il triplo colore. Questo aspetto delicato sta portando il nostro deck builder a riconsiderare l'utilizzo della Eve Progenitor Use, anche se è indubbio che una chiusura alternativa, che non passa per danni diretti, può risolvere più di una situazione complicata. Per ora le uniche modifiche attuabili per rimodulare la Cyborg verso un meta bilanciato vedrà l'inserimento di Chain of Vapor, Hullskill Recall e Massacre, in modo da poter rispondere in maniera adeguata ad un meta con maggior presenza di mazzi come 8cast, Stompy e Dead End Access. Solo il tempo potrà decretare il successo di questa intuizione o le lineature verso un approccio al meta più lineare, restando però fedeli a questa incarnazione a base Sultai, che per il momento si è saputa distinguere nei tornei di questa lega online. Eccoci giunti al termine di questa disamina. Ringraziamo Nicola Forte per averci illustrato la sua visione attorno a un archetipo storico che offre, nonostante il passare delle stagioni, tutto il suo fascino, tanto oscuro quanto potente. Se amate le meccaniche Storm, ma non volete risultare banali e prevedibili, questo Sultai Hunt potrebbe fare a caso vostro, soprattutto se volete approfittare di una mana base stabile, in grado di superare le traversie di un formato mai tenero con i giocatori meno accorti. E se volete partecipare a un futuro Legacy Skype o volete saperne qualcosa di più su questo formato old school, continuate a seguirci sul nostro canale o scrivete nei commenti sotto questo video, siamo a vostra disposizione per darvi tutte le news del caso. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarsi sempre qui su Underground Sea.